Cari amici di Solfatara News, un saluto caloroso a tutti voi che ci seguite ogni giorno nei nostri voli con i droni sulla fumarola Pisciarelli e sul cratere della Solfatara, nel cuore dei Campi Flegrei. A chi ci segue da tempo va il nostro più sincero ringraziamento per la fiducia e la costanza, mentre ai nuovi arrivati diciamo subito benvenuti nella nostra community. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale YouTube, seguiteci su Instagram e TikTok e unitevi al nostro gruppo Facebook Solfatare News Group, dove ogni giorno condividiamo aggiornamenti, immagini e analisi dettagliate sullo stato della caldera. Un ringraziamento speciale va poi a tutti coloro che stanno partecipando alla raccolta fondi su GoFundMe. In soli 26 giorni abbiamo raggiunto il 69% dell'obiettivo per l'acquisto del nostro nuovo drone termico, uno strumento fondamentale che ci permetterà di controllare in autonomia le temperature fumaroliche con un margine di errore di soli 0,005 gradi. Un traguardo che per noi non è solo tecnico, ma umano. Significa che la popolazione crede nel nostro lavoro e condivide il nostro obiettivo di informare con chiarezza e trasparenza, senza filtri e senza censure. Oggi abbiamo effettuato un nuovo volo di monitoraggio sulla fumarola Pisciarelli e le immagini che abbiamo registrato sono, ancora una volta, sconcertanti. La degassazione è fortissima, la pressione delle bocche fumaroliche è visibilmente aumentata e l'attività appare in costante crescita. Si tratta di segnali che non possono essere banalizzati o trattati come fenomeni di routine. La fumarola mostra un comportamento dinamico e aggressivo, un chiaro sintomo di instabilità del sistema vulcanico. A rendere il quadro ancora più preoccupante è il nuovo bollettino ufficiale dell'INGV, pubblicato ieri, che segnala un incremento dell'innalzamento del suolo passato dai 15 mm al mese della settimana scorsa a 20 mm al mese nella zona di massima deformazione. Un'accelerazione di questo tipo, registrata in un intervallo così breve, indica un aumento notevole della pressione interna nel sistema idrotermale e magmatico che alimenta la caldera. Quando il suolo si solleva più rapidamente, significa che il sottosuolo sta accumulando energia, gas e fluidi caldi che cercano nuove vie di sfogo. Questo tipo di dinamica è spesso il preludio a sciami sismici più forti e più ravvicinati nel tempo. E infatti, tra il 20 e il 26 ottobre, nella zona dei Campi Flegrei si sono registrate 178 scosse, molte delle quali avvertite distintamente dalla popolazione. Non è la prima volta che accade. A marzo del 2025 assistemmo allo stesso schema: aumento dell'innalzamento del suolo, incremento delle scosse, poi uno sciame sismico che fu definito il più intenso degli ultimi 40 anni. È come se il vulcano stesse respirando più velocemente e ogni volta che inspira, il terreno si solleva e accumula pressione. Quando espira, lo fa con scosse, fumarole in ebollizione e temperature in aumento. La storia ci insegna che questi segnali non vanno mai ignorati. Sorvolando oggi anche il cratere della Solfatara, abbiamo osservato la fumarola Bocca Grande in una condizione di fortissima pressione, con un aumento visibile delle emissioni laterali e delle fumarole secondarie nella parte alta del cratere. L'INGV, nel suo bollettino, ha dichiarato che la temperatura della Bocca Grande ha raggiunto i 170 gradi, un dato che, se confrontato con i 163 gradi riportati fino a un mese fa, mostra una crescita evidente e costante. Ma c'è un problema serio. Noi, grazie alle nostre rilevazioni indipendenti, abbiamo riscontrato che i valori comunicati spesso non corrispondono alla realtà. Strumentazioni di precisione utilizzate in aree limitrofe, come Via Antiniana, ci hanno restituito dati superiori anche di 40 gradi rispetto a quanto dichiarato ufficialmente. Una discrepanza così grande non può essere archiviata come errore di misura. Significa che i parametri che arrivano al pubblico non riflettono pienamente la reale energia in gioco nel sottosuolo. È per questo che il nostro nuovo drone termico è così importante. Potremo misurare in autonomia le temperature delle fumarole, verificare la veridicità dei dati e offrire al pubblico un'informazione scientificamente accurata e libera da filtri istituzionali. Perché, diciamolo chiaramente, quando un ente dichiara che è tutto sotto controllo, ma i numeri e le immagini raccontano l'esatto contrario, si crea un problema di fiducia. E la fiducia, in una zona vulcanica attiva come i Campi Flegrei, è una questione di sicurezza pubblica. Le piogge delle ultime settimane hanno poi contribuito ad alimentare la pressione interna. L'acqua piovana penetra nel sottosuolo, si riscalda a contatto con i gas e le rocce calde e genera vapore ad altissima pressione.
È un meccanismo ben noto, ma quando le fumarole reagiscono in modo così violento come sta accadendo ora, significa che il sistema è prossimo a un punto critico di rilascio di energia. Tutto questo, unito ai 20 mm mensili di sollevamento del suolo, disegna un quadro inequivocabile. La caldera è in tensione e mentre la Terra si muove sotto i nostri piedi, le istituzioni restano immobili. I lavori in via Antiniana, arteria fondamentale per la viabilità e le vie di fuga, sono ancora fermi. Il piano di evacuazione non viene aggiornato da anni. La comunicazione ufficiale continua a minimizzare, a rassicurare, a dire che non c'è nulla di nuovo, come se 178 scosse e 20 mm di sollevamento in un mese fossero un dettaglio trascurabile. Non lo sono. E non lo sarà neppure la prossima scossa più forte, se non si comincerà ad agire seriamente sulla prevenzione. A denunciarlo pubblicamente pochi giorni fa è stato anche il professor Mastro Lorenzo, primo ricercatore dell'INGV, durante un incontro con il Comitato dei Campi Flegrei a Pozzuoli. Le sue parole sono state durissime. Ha parlato di lentezza allucinante delle istituzioni, di piani di evacuazione inadeguati e di una popolazione volutamente mantenuta calma per evitare ripercussioni economiche legate al turismo e all'immagine del territorio. In sostanza, la sicurezza dei cittadini viene subordinata agli interessi economici. Un vulcanologo di punta che accusa il proprio ente di non ascoltare i propri ricercatori. Questa è una frattura istituzionale che non possiamo ignorare. Noi di Solfatara News continueremo a documentare, monitorare e informare, perché non vogliamo che la popolazione viva nell'incertezza o, peggio, nella disinformazione. La verità può spaventare, ma l'ignoranza uccide. E la verità, oggi, è che i Campi Flegrei stanno attraversando una fase di forte squilibrio. Ogni giorno di ritardo, ogni comunicato tranquillizzante, ogni cantiere abbandonato è un passo indietro nella sicurezza collettiva. Per questo vi chiediamo di continuare a sostenerci. Condividete i nostri video, partecipate alla raccolta fondi, parlatene con chi vive qui. Il nostro obiettivo non è creare panico, ma aprire gli occhi. Il rischio non scompare ignorandolo. Resta lì, silenzioso, finché non decide di farsi sentire con la forza della natura. Presto, con l'acquisto del nuovo drone termico, pubblicheremo costantemente le immagini sulla Pisciarelli e sulla Solfatara, con tutti i dati e le analisi termiche dettagliate. Confronterete voi stessi ciò che rileviamo e ciò che rileva INGV con gli stessi strumenti. La caldera parla e noi dobbiamo ascoltarla. Rimaniamo uniti, informati e consapevoli. La conoscenza è la nostra vera difesa. Solfatara News continuerà a volare, a misurare, a raccontare, perché la verità, anche quando fa paura, è sempre l'unico terreno stabile su cui possiamo camminare.